Buongiorno a tutti i partecipanti all'ascolto della presentazione tecnica del progetto Oxilex. Sono Signorini e faccio l'enologo libero professionista e seguo come consulente enologo la cantina Colli Fiorentini dal 1992 e faccio parte del consiglio di amministrazione. La cantina è nata, la presentazione della cantina è nata nel 1972 e con la vendemmia del prossimo anno raggiungerà i 50 anni di storia. In questi anni, dalla sua costituzione, è cresciuta tantissimo, tanto che oggi è la cantina operativa in Toscana con la maggior produzione, avendo raggiunto un conferimento di circa 12 milioni di chilogrammi, cioè 120.000 quintali di uva. La cantina, oltre allo stabilimento di produzione principale ubicato a Montespertoli, ha un centro di raccolta delle uve a circa 25 km di distanza nel comune di Gambassi, oltre ad un frantoio per la lavorazione delle olive dei nostri soci. Il nostro numero dei soci oggi è di 650, dei quali una parte è solo conferente di olive e l'altra ha una superficie complessiva di 1500 ettari di vigneti. La cantina è ubicata in provincia di Firenze, nel comune di Montespertoli, e la superficie abitata ricopre un'area geografica molto vasta, distribuita in 4 province della Toscana. Soprattutto però la superficie è concentrata in provincia di Firenze e circa all'intorno degli stabilimenti. I vigneti sono su terreni di diversa tessitura e natura, con altimetria variabile dai 100 ai 450 metri sul livello del mare. Il progetto Oxilex nasce all'interno del progetto PIF, Piano Integrato di Filiera, della cantina Colli Fiorentini, che è il capofila, con il progetto con il nome Sangiovese, il territorio e la sostenibilità, ed è in collaborazione con Isvea, Vinidea e l'Università di Udine, avendo come studio il Sangiovese, che è la nostra varietà di uva prevalente e dal quale prendono origine tutti i nostri vini. Ecco, a questo punto sorge la domanda: perché abbiamo fatto questo, partecipato a questo progetto Oxilex? La motivazione viene proprio dalle nostre caratteristiche strutturali e organizzative, dovute all'ampia diversificazione territoriale dei vigneti e quindi a uno studio dell'attitudine pedoclimatica, all'indirizzo produttivo dei vini prodotti e alla loro potenzialità di invecchiamento, in quanto la cantina è in mezzo all'area di produzione del Chianti e quindi produciamo sia il Chianti che il CG, di cui siamo i maggiori produttori toscani, oltre a produrre l'alta denominazione Chianti classico nell'area. Quindi studiare e individuare le cause che possono influenzare l'ossidazione del vino e la sua resilienza futura e l'attitudine all'invecchiamento ci è sembrato un progetto interessante. Inoltre, la cantina non ha un controllo generale della viticoltura di tutti i soci e quindi, oltre alle consuete analisi chimiche conosciute per individuare la qualità delle uve e dei vini, è sorta anche l'esigenza di individuare un metodo rapido che ci possa permettere di valutare, partendo dal ricevimento delle uve, la qualità delle uve, la qualità dei vini prodotti, la loro propensione all'invecchiamento, ad aiutarci nella scelta delle tecniche di conservazione adeguate. La ricerca per scelta della cantina è stata attuata all'interno del normale processo produttivo proprio per evitare un riscontro pratico applicativo invece di effettuare dei progetti pilota paralleli. La produzione quindi dello spumante con il metodo Charmat Promé, che fa parte dello studio del progetto Oxilex, dalla un cuvée di Sangiovese, ha inizio dallo studio del progetto che è iniziato nel 2018 e durante i 2 anni di progetto abbiamo fatto una ricerca delle attitudini produttive dei vigneti, cercando di individuare le aree geografiche e le altitudini. Abbiamo scelto di utilizzare le attrezzature enologiche in dotazione usate per la produzione degli altri vini, cercando di individuare l'influenza che possono generare sulle ossidazioni delle basi da usare nelle cuvée da spumatizzare. Abbiamo studiato l'influenza qualitativa dell'ossidazione data dalla raccolta manuale fatta in cassette o conferita in carrello,
Abbiamo impostato vari metodi di lavorazione delle uve, dei mosti, di conservazione dei vini e usato vari coadiuvanti enologici e verificato il loro effetto sull'ossidazione. Nell'anno 2000 è stata eseguita la prima spumantizzazione sperimentale condotta dall'Università di Padova, dalla quale abbiamo preso spunto dopo un primo esame dei risultati ottenuti dalle ricerche del progetto Oxidex per impostare il lavoro dell'ultimo anno e ottenere la cuvée Sangiovese Romè, spumantizzata nei nostri impianti in cantina. Posso dire che nell'assemblaggio finale delle basi spumanti abbiamo tenuto in considerazione, facendo un compromesso, sia tenendo presente i caratteri organolettici di tipologia delle basi, ma anche i risultati analitici della potenzialità di ossidazione dello studio del progetto Oxidex. Lo spumante Promé è stato imbottigliato in questi giorni e mi dispiace non poter condividere insieme i vostri giudizi con una degustazione in presenza. Il progetto verrà presentato durante la 66esima mostra di Montespertoli alla fine della degustazione delle basi e della cuvée. Lascio la parola a Marco Puleo, che è l'enologo responsabile dello stabilimento, che vi illustrerà le varie tesi sperimentali condivise all'inizio del progetto con tutti i partner. Ringrazio per l'ascolto e auguro buon lavoro a tutti. Buongiorno a tutti, sono Marco Puleo, sono l'enologo interno della cantina sociale Colli Fiorentini e di seguito vado ad esporvi le varie pratiche di cantina che abbiamo adottato nell'ambito del progetto Oxilis. Allora, per quanto riguarda il progetto, abbiamo scelto insieme ai partner di vinificare le uve nella vendemmia 2019 e nella vendemmia 2020. Per quanto riguarda le uve sangiovese, abbiamo scelto di fare delle basi spumante da uve sangiovese. Le vendemmie sono state, come abbiamo detto, la 2019 e la 2020 e le vediamo adesso nel dettaglio. Nella vendemmia 2019 abbiamo fatto 4 tesi di spumantizzazione o comunque di vinificazione. La tesi numero 1 è la SG01, dove la raccolta è stata in cassette, la lavorazione è stata impressa, abbiamo aggiunto del carbone decolorante in fase di pre-chiarifica e successivamente la chiarifica è stata fatta con flottazione. Un SG02 dove la raccolta è stata in carrello, la lavorazione impressa, successivamente è stata fatta una macerazione pellicolare impressa di 2 ore alla temperatura di 20 gradi e il mosto ottenuto è stato flottato. Un SG03 dove la raccolta è stata in carrello, la lavorazione impressa e successivamente si è proceduto alla flottazione. L'SG04 dove la raccolta è stata anche qui in carrello, la lavorazione è stata fatta nello sgrondatore, che vedrete poi dopo nella slide successiva di che tipo di macchina si tratta, e successivamente il mosto è stato flottato. Tutte le uve allo scarico sono state aggiunte della stessa quantità di anidride di solforosa. Le operazioni di chiarifica, quindi di flottazione, sono avvenute tutte nelle stesse condizioni, aggiungendo 3 grammi al litro di gelatina e flottando con solo azoto. Il trattamento con carbone decolorante per quanto riguarda la tesi SG01 è stato effettuato aggiungendo 100 grammi al litro di sostanza secca. La macerazione pellicolare per quanto riguarda la tesi SG02 è avvenuta impressa, come abbiamo detto, alla temperatura di 20 gradi centigradi per 2 ore. Questo è lo sgrondatore che abbiamo utilizzato per la tesi numero 4, la SG04. Questa macchina è una macchina di cui la cantina si è dotata nel 2014, è una macchina che nasce esclusivamente per la lavorazione delle vinacce fermentate da uve rosse, però ecco, abbiamo scelto e optato per intraprendere introdurre come tesi anche una lavorazione con questa macchina in maniera tale da vedere appunto l'incidenza del tipo di lavorazione o impressa o con questo tipo di macchina.
Le basi spumanti ottenute da Sangiovese hanno, una volta subito il processo di flottazione, hanno avuto una fermentazione a temperatura controllata per 15 gradi, insomma a 15 gradi per 20-24 giorni, aggiungendo 20 grammi ettolitro di lievito selezionato, 20 grammi ettolitro di scorze di lievito e 15 grammi ettolitro di latte. Ciascuna delle 4 tesi, ripeto, della vendemmia 2019 è stata poi conservata alle normali condizioni di cantina e inoltre si sono effettuate microspumantizzazioni in piccole autoclavi da 50 litri ciascuna presso la cantina sperimentale dell'Università degli Studi di Padova. Vendemmia 2020. Nella vendemmia 2020 abbiamo scelto di fare 3 tesi e sono nello specifico la SG02, la SG03 e la SG04. Anche qui abbiamo spumantizzato uve sangiovese, o meglio vinificato uve sangiovese per ottenere queste 3 basi spumanti. L'SG02 è stata, la raccolta è stata fatta in cassette, la lavorazione con lo sgrondatore e il mosto ottenuto è stato poi flottato. L'SG03, la raccolta è stata in carrello, la lavorazione impressa, il mosto ottenuto è stato poi addizionato di carbone decolorante e successivamente flottato. L'SG04 invece la raccolta è stata in carrello, la lavorazione con lo sgrondatore e la successiva lavorazione e la flottazione. Come per la vendemmia 2019, tutte le basi sono state, o meglio, tutte le uve sono state aggiunte della stessa quantità di anidride solforosa in fase di raspatura. La chiarifica è avvenuta per flottazione aggiungendo 3 grammi ettolitro di gelatina e flottando con azoto. Il trattamento con carbone decolorante per quanto riguarda la tesi SG03 è avvenuto aggiungendo 100 grammi ettolitro di sostanza secca. Le basi così ottenute sono state fatte fermentare alla temperatura controllata di 15 gradi centigradi per 20-24 giorni aggiungendo i 20 grammi ettolitro di lieviti selezionati, 20 grammi ettolitro di scorze di lievito e 15 grammi di latte. Ciascuna delle 3 tesi, una volta poi finita la vinificazione, è stata poi conservata alle normali condizioni di cantina e successivamente è stata poi sottoposta a diversi trattamenti che sono stati l'aggiunta di 10 grammi ettolitro di prodotto a base di chitosano, una chiarifica con trattamento alla dose di 10 grammi ettolitro di casenato di potassio, trattamento per 30 giorni alla temperatura di 10 gradi centigradi, cioè in poche parole la massa è stata conservata a 10 gradi per 30 giorni e poi una vasca è stata appunto stoccata alle normali condizioni di cantina. Questo per tutte e 3 le basi 2020. Per quanto riguarda invece la vinificazione delle uve rosse da Sangiovese per l'ottenimento appunto di vini rossi e poi la successiva valutazione nel progetto Xylis, abbiamo scelto di vinificare, o meglio di andare a fare 4 vinificazioni. Quindi si sono fatte vinificazioni su 4 serbatoi di uve sangiovese e abbiamo ottenuto 4 tesi, di cui 2 sono vini molto strutturati ad elevato grado alcolico e 2 vini poco strutturati e a basso grado alcolico. Le uve sono state naturalmente selezionate in maniera tale da ottenere queste 2 classi di vino. La fermentazione anche qua è avvenuta a temperatura controllata, la temperatura è a 24 gradi centigradi per 8 giorni. Abbiamo scelto di utilizzare dei vinificatori che abbiamo appunto qua in cantina e sono di tipo Gimar Selector, aggiungendo 20 grammi ettolitro di lieviti selezionati, 8 ml ettolitro di bisolfito d'ammonio, 15 grammi ettolitro di scorze di lievito e 15 grammi ettolitro di latte. Il coinoculo, abbiamo scelto di fare appunto il coinoculo di batteri lattici su 2 dei 4 serbatoi vinificati.
Le tesi che abbiamo appunto ottenuto da questa vinificazione delle uve rosse per l'ottenimento di vini rossi sono il serbatoio 97, che ha avuto il coinoculo, e il vino che ne abbiamo ottenuto è un vino ad alta gradazione molto strutturato. Il serbatoio 103, anche qua è un coinoculo, però il vino che ne abbiamo ottenuto è un vino a bassa gradazione poco strutturato. Il serbatoio 95, dove abbiamo scelto di fare una fermentazione malolattica spontanea, e il vino che è ottenuto è un vino a bassa gradazione alcolica poco strutturato. Il serbatoio 99, anche qua fermentazione malolattica spontanea, ottenendo un vino ad alta gradazione e molta struttura. Ciascuna delle 4 tesi è stata poi conservata in vasche in acciaio inox da 100 ettolitri ciascuna e sottoposta a diversi trattamenti. Microossigenazione, il trattamento alla dose di 1 mg litro mese per 30 giorni alla temperatura di 20 gradi centigradi. Freddo, la massa è stata trattata anche qua per 30 giorni alla temperatura di 10 gradi centigradi. Fecce, è avvenuto praticamente lo stoccaggio prolungato del vino sulle proprie fecce di terzo travaso e la massa poi ha avuto accettazioni frequenti settimanali. Tannino, la massa è stata aggiunta di 3 grammi a ettolitro di tannino di galla, e poi diciamo la tesi tal quale che ha visto appunto lo stoccaggio alle normali condizioni di cantina. Le masse sono state poi analizzate sia per quanto riguarda le basi spumante ottenute dalle uve sangiovesi, sia per quanto riguarda i vini rossi ottenuti da uve sangiovesi, sono state analizzate e valutate all'interno del progetto XILS. Lascio la parola ai relatori successivi che vi esporranno i risultati ottenuti dalle analisi delle varie tesi. Come ha detto Marco, quindi chi mi ha preceduto, ora vi cercherò di riassumervi le attività che abbiamo portato avanti in ISVEA per valutare l'ossidabilità dei vini, sia rossi che basi spumanti e spumanti stessi, prodotti da uva sangiovese. Quindi abbiamo ricevuto diversi tipi di campioni, sia dei campioni preliminari su cui abbiamo effettuato una serie di test, poi abbiamo lavorato sui vini rossi prodotti da Sangiovesi e sulle spumanti sia durante le vinificazioni del 2019 che del 2020. Tutti questi campioni sono stati sottoposti in laboratorio a dei test sia in camera climatica, quindi a temperatura di 35 gradi, che aggiungendo perossido di idrogeno. Inoltre per appunto valutare, scegliere il miglior test per valutare appunto l'ossidabilità dei campioni, dei vini. Tutti i campioni sono stati poi sottoposti a un vasto panel di analisi sia sensoriali, analisi chimiche e analisi di tipo voltammetrico. I risultati analitici sono stati sottoposti ad analisi statistica di tipo multivariato al fine di individuare tra tutti i parametri chimici analizzati quali fossero i migliori per indicare l'ossidabilità dei vini. Quindi iniziamo con i primi riassunti più interessanti dei risultati ottenuti. Praticamente abbiamo iniziato con l'analisi di una serie di campioni sangiovesi forniti appunto dalla cantina e qui si riassume i risultati ottenuti per questi vini rossi trattati in camera climatica. Sono tutti vini sangiovesi e si vede chiaramente che c'è un raggruppamento dei campioni tra campioni trattati e campioni tal quali. Poi qui avevamo effettuato 2 trattamenti in camera climatica con e senza luce accesa. Chiaramente si vede che la luce in camera climatica non gioca non altera il campione in maniera significativa perché tutti i trattati sono nella parte alta del grafico
che è una PCA, mentre i campioni originali tal quali sono nella parte bassa. Le variabili tra tutte quelle analizzate che sono responsabili di questa distribuzione, quindi responsabili del cambiamento a seguito di trattamento in camera climatica, sono quelle riportate in questa tabella a destra e si possono notare alcuni parametri del colore misurati tramite il CIELAB, piuttosto che alcuni fenoli come flavanoli o flavonoli. Abbiamo analizzato in questo modo non solo vini rossi, e queste, scusate, sono le variabili che cambiano significativamente nei campioni rossi trattati in camera climatica rispetto ai tal quali. Abbiamo analizzato in questo modo non solo dei vini rossi, ma anche dei vini bianchi e dei vini rosati. Ancora, e di nuovo si nota come anche in questo caso si ha una clusterizzazione chiara dei campioni tal quali rispetto ai rispettivi trattati in camera climatica, oltre ad avere una differenziazione in funzione dei campioni bianchi e rosati. E anche in questo caso i parametri che più variano da un punto di vista chimico nel momento in cui tratto in camera climatica questi campioni sono alcuni parametri del CIELAB, quindi il colore di nuovo torna in gioco, e chiaramente ad esempio alcuni flavonoli e flavanoli in particolare, quindi la catechina piuttosto che l'epicatechina. Abbiamo poi deciso per ampliare il dataset di campioni, di lavorare con dei campioni che avevamo in laboratorio e che non fossero solo sangiovesi. Quindi abbiamo scelto 25 campioni che avevamo a disposizione e li abbiamo trattati in questo modo non solo in camera climatica, ma abbiamo aggiunto anche perossido di idrogeno al campione. E di nuovo abbiamo effettuato tutta una serie di analisi chimiche. Qui si vede chiaramente come, anche qui è riassunto all'analisi delle componenti principali, la distribuzione nel grafico superiore dei campioni è in primis in funzione del tipo di vino più che del trattamento subito. Quindi abbiamo in questa parte tutti i sangiovesi, al centro abbiamo i campioni in cui c'era un blend a base di sangiovese, mentre nella parte destra del grafico ci sono i vini non sangiovesi, tra virgolette, quindi Syrah ad esempio, piuttosto che Cabernet di vario tipo. All'interno poi dei sangiovesi comunque possiamo notare dei sottogruppi di campioni, una clusterizzazione dei sangiovesi, quindi non sono chiaramente tutti uguali. Le variabili analizzate e responsabili di questa distribuzione sono quelle riportate in basso, quindi per esempio questi sangiovesi qua sono quelli che avevano concentrazioni più elevate sia prima che dopo il trattamento che hanno subito, di ad esempio tannini in generale e flavani in particolare, mentre i campioni di ad esempio Syrah o Cabernet erano caratterizzati da avere concentrazioni più elevate di antociani liberi e totali e quindi relativi parametri del colore. Abbiamo per bypassare, diciamo, la variabilità determinata dal tipo di vino e studiare quella determinata dai trattamenti applicati, abbiamo cambiato analisi statistica, abbiamo condotto questo tipo di analisi, cioè un'analisi della ridondanza imponendo la varietà vino come variabile di condizionamento. In questo modo si può studiare la varianza nei dati determinata dal trattamento subito dal campione e si vede come sia il trattamento in camera climatica che quello di aggiunta con acqua ossigenata siano statisticamente diversi rispetto al tal quale. E i campioni trattati in camera climatica si distinguono, diciamo, per la variazione delle variabili riportate in questa tabella. Quindi, ad esempio, li aumentano i flavonoli, probabilmente liberi, probabilmente perché vengono idrolizzati alle alte temperature di stress i rispettivi legati. Mentre per quanto riguarda i campioni trattati con acqua ossigenata, i parametri che più cambiano nei campioni aggiunti di perossido di idrogeno sono quelli riportati in questa tabella. Quindi oltre a chiaramente al cambiamento
libera e totale, c'è un cambiamento a livello di antociani di nuovo alcuni parametri del colore come il CIELAB, questo H del CIAB da ricordare, diciamo. Quindi abbiamo, come vi ha detto Marco, poi analizzato anche i vini prodotti dalle uve a diversa gradazione alcolica. Avevamo, vi ricordo, 4 masse e l'analisi chimica di queste 4 masse evidenzia, diciamo, chiaramente come la massa 97, i vini derivanti dalla massa 97 e quelli della 103 siano profondamente diversi e facciano un po' mondo a sé, mentre sono più simili tra di loro le masse 99 e 95. Di questi vini vi riporto sinteticamente l'analisi sensoriale ed è interessante notare l'analisi sensoriale l'abbiamo condotta usando questa scheda semplificata in cui abbiamo cercato di valutare esclusivamente l'ossidazione del campione, oltre a una qualità generale espressa su una scala da 0 a 5. Questo è stato chiesto ai giudici, quindi di valutare l'ossidazione e una qualità generale. Allora, qua si vede che dunque si vede chiaramente che per quanto riguarda il livello di ossidazione, il tal quale, quindi il campione non trattato della base 97, che era quella a maggiore gradazione alcolica, risulti quello più ossidato, mentre il 103, che era quello a più bassa gradazione alcolica, risulta il tal quale ha un livello di ossidazione inferiore. E il livello di ossidazione è chiaramente inversamente proporzionale alla qualità generale dei campioni. Tra i trattamenti che sono stati applicati in cantina è interessante notare come, ad esempio, nel caso del campione a bassa struttura o a bassa gradazione, ci sono due trattamenti che sono quelli del tannino e delle fece che tendono ad abbassare l'ossidazione del campione migliorandone la qualità. Gli stessi però trattamenti non hanno alcun effetto sulla massa a più alta gradazione alcolica, ad esempio, e ci sono invece dei trattamenti come il freddo o l'ossidazione che non hanno un andamento univoco per tutte le masse, per tutti i vini prodotti. Abbiamo poi calcolato le distanze fattoriali tra, utilizzando l'analisi delle componenti principali, le distanze sul grafico di ogni campione tal quale rispetto al proprio trattato con acqua ossigenata, partendo dall'idea di dire quanto più le distanze sono maggiori, tanto più il campione da un punto di vista chimico è cambiato, quindi peggio resiste allo stress con acqua ossigenata. Allora, qui si vede abbastanza chiaramente come in generale i sangiovesi presentino delle distanze fattoriali maggiori rispetto mediamente ad esempio ai Syrah o a dei blend. Quindi sembrerebbero più prone all'ossidazione rispetto a questi altri campioni, anche se all'interno del sangiovese, come avevamo visto all'inizio, non tutti i sangiovesi sono uguali, quindi alcuni presentano delle distanze fattoriali piuttosto basse, quindi alcuni sono più resistenti. Dopo aver calcolato queste distanze fattoriali, abbiamo effettuato un'analisi delle correlazioni di queste distanze con tutti i parametri chimici analizzati, perché volevamo effettuare una scrematura dei parametri chimici al fine di individuare quali fossero più correlati con le distanze fattoriali e quindi più, diciamo, più legati all'ossidabilità del campione. Tra tutti i parametri analizzati, quello che presenta una buona correlazione, come si vede da questo grafico qui, è questo delta E, che è un parametro derivato dai parametri, dall'analisi del CIELAB. Quindi, non so perché, scusate, questo, quindi l'analisi delle correlazioni in dettaglio è questa, quindi il delta E, le distanze fattoriali correlavano in maniera interessante con questo delta E che deriva dal CIELAB e anche con questo rapporto E su H che ora vi spiego. Poi
Il delta E a sua volta correlava positivamente con questo rapporto EH e negativamente invece con i tannini pigmentati, come riportato sia in figura che in tabella. Questo rapporto EH è un rapporto tra i polifenoli facilmente ossidabili rispetto a quelli, quindi quelli sostituiti in orto, rispetto invece a quelli difficilmente ossidabili, dove la sostituzione O non è, del gruppo H non è presente in posizione orto. E quindi in base all'analisi delle correlazioni abbiamo, diciamo, siamo arrivati a scremare i parametri chimici più interessanti, che risultano quindi essere, oltre all'analisi voltammetrica di cui parlerà in dettaglio il professor Comuzzo che mi segue nella presentazione, questo delta E calcolato attraverso la variazione dei parametri L, A e B del CIELAB prima e dopo il trattamento con acqua ossigenata, quindi si misura quanto si sposta il campione nello spazio CIELAB prima e dopo il trattamento con acqua ossigenata, oltre chiaramente a degli indici generici dei tannini pigmentati, o se uno vuole andare più nel dettaglio può essere interessante valutare anche però con tecniche più complicate da un punto di vista chimico il rapporto tra composti facilmente ossidabili rispetto a quelli più difficilmente ossidabili, questo per i vini rossi. Per quanto riguarda diciamo le basi spumanti, abbiamo detto che ci sono arrivati, vi ricordo che ci sono arrivate 4 basi, quindi Sangiovese 01 da 01 a 04 nel 2019 e 3 basi nel 2020. Allora, sono state anche queste analizzate in modo approfondito da un punto di vista chimico e trattate con acqua ossigenata e qui si riporta scientificamente i risultati ottenuti e si vede chiaramente come prima di tutto si ha una classificazione, un raggruppamento dei campioni in funzione dell'anno di produzione, perché tutti i campioni del 2019 sono nella parte alta del grafico, mentre quelli del 2020 sono raggruppati sotto. Però c'è poi anche una variazione lungo l'asse 1, quindi i campioni del 2019, lo 01 del 2019 è simile allo 03 se schiacciamo i campioni sull'asse 1 chiaramente, allo 03 dell'anno successivo, i campioni 03, 04 e 02 del 2019 sono abbastanza simili da un punto di vista chimico tra di loro e simili al 4, mentre il Sangiovese 02 è quello leggermente differente. Quando andiamo a guardare, ad analizzare i trattati con acqua ossigenata, si vede chiaramente anche in questo caso che si ha una distinzione tra tal quali e campioni trattati con acqua ossigenata. Anche in questo caso abbiamo calcolato per i trattati le distanze fattoriali sul grafico, si vede anche a occhio, però insomma nella tabella si riportano i numeri delle distanze fattoriali, si vede come il Sangiovese 03 è quello che varia meno dopo che è stata aggiunta acqua ossigenata, quindi sembrerebbe il più stabile all'ossidazione, più resistente, mentre il Sangiovese 04 e 02 hanno delle distanze fattoriali piuttosto simili. Non a caso anche chimicamente risultavano raggruppati insieme. Quindi anche per questi campioni abbiamo eseguito l'analisi sensoriale, che vi riporto velocemente, quindi abbiamo assaggiato per il 2019 sia le basi che gli spumanti, che sono state poi diciamo spumantizzate singolarmente. E si vede qui, valutando sempre l'ossidazione e la qualità generale dei campioni. Allora, è interessante qui notare come la qualità peggiore e lo stato di ossidazione più alto nel 2019 è stato riportato per il campione numero 2, che è quello che aveva subito la macerazione pellicolare, mentre
i campioni 03 e 04 risultano abbastanza simili sia per quanto riguarda l'ossidazione che per quanto riguarda la qualità generale, e questi sono quelli che sono stati diciamo, prodotti secondo le tecniche riportate in tabella. Quindi sembrerebbe per dire che tra usare la a parità di raccolta in carrello tra presta e sgrondatore non ci siano grosse differenze. E mentre il Sangiovese 01 aveva una qualità, diciamo, e un livello di ossidazione intermedio tra lo 02 e i campioni 3 e 4, ed era quello che era stato trattato con il carbone. Quindi l'analisi sensoriale effettivamente e quella chimica vanno abbastanza a braccetto, quindi c'è il Sangiovese 01 che fa un po' mondo a sé e questi che chimicamente sono abbastanza simili. Nel 2020 sono state prodotte 3 basi, però sulle quali abbiamo condotto un'analisi sensoriale, ma non abbiamo potuto condurre ancora perlomeno l'analisi sensoriale sul blend finale prodotto da queste 3 basi. Comunque qua si riporta i risultati ottenuti e si vede che tra le 3 basi prodotte nel 2020, quelle che aveva la qualità, lo stato di ossidazione più basso e in generale, al di là del trattamento, prima di vedere il trattamento subito, la qualità più bassa, l'ossidazione più bassa era il Sangiovese 03, che era quello che è stato trattato con carbone, simile non a caso al Sangiovese dell'anno 1, anche questo unico trattato col carbone nel 2019. Per quanto riguarda l'ossidazione poi dei campioni 2 e 3 sono abbastanza, e così come la qualità, sono abbastanza equivalenti. Quindi infatti sono stati tutti e 2 prodotti tramite lo sgrondatore, l'unica cosa che cambiava tra il 2 e il 3 era il tipo di raccolta, in cassetta piuttosto che in carrello. Non sono state poi, allora, per quanto riguarda poi i trattamenti che invece hanno subito queste basi in cantina, si nota che in generale, diciamo, si può vedere che il trattamento con il freddo sembra essere peggiorativo sia della stato di ossidazione che della qualità per tutti e 3 i campioni, perché il freddo è questo. Mentre non ci sono grosse differenze per quanto riguarda il livello di qualità o ossidazione per i campioni trattati con caseinato, col chiarificante, piuttosto che con il chitosano. Okay. Quindi anche per i vini bianchi, e poi abbiamo effettuato un'analisi di correlazioni dopo aver calcolato le distanze fattoriali al fine di scremare e individuare quali fossero i migliori parametri per valutare l'ossidabilità di questi vini, di questi spumanti, diciamo, delle basi e dei vini finali. E anche in questo caso le migliori correlazioni, quindi i parametri che ci sono sembrati, che ci sembrano più interessanti, sono, oltre alla voltammetria chiaramente, la variazione di delta E, anche in questo caso, per cui si può dire che se la variazione di questo parametro CIELAB in un campione trattato con acqua ossigenata è inferiore a 2, il rischio di ossidazione è più basso rispetto invece a un campione in cui è trattato sempre con perossido di idrogeno, in cui questa variazione risulti maggiore a 4. A monte comunque è risultato interessante anche l'indice di catechina, come al di là da stimare a monte del trattamento con perossido di idrogeno, quindi per valori di indice di catechina inferiore a 10 il campione risulterebbe a basso rischio di ossidazione, mentre per valori maggiori di 20 il rischio di ossidazione risulta essere molto più alto. Io penso di aver finito, sì, vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola al professor Comuzzo che vi racconterà in dettaglio i risultati dell'analisi di voltammetriche, che pure sono insomma risultati molto interessanti per la valutazione dell'ossidabilità. Io continuo diciamo, la discussione aperta e ben inquadrata dal dottor Puleo e dalla dottoressa Borghini
parlandovi nel dettaglio di quella che è stata l'esperienza del progetto Oxiles riguardo l'applicazione della voltammetria ciclica in particolare per lo studio dell'ossidabilità dei vini. Allora, la nostra attività come Università di Udine nell'ambito del progetto Oxiles si inquadrava nelle due azioni specifiche, diciamo così, sull'applicazione delle tecniche voltammetriche, che erano l'azione 2 e l'azione 6 del progetto. L'obiettivo qual era? Quello di individuare delle modalità rapide per la valutazione della predisposizione dei vini all'ossidazione. Quindi noi non abbiamo fatto altro, diciamo così, se non utilizzare quelli che sono stati i risultati acquisiti da ISVEA per l'analisi chimica e voltammetrica e cercare in sinergia sempre con ISVEA delle strategie per mettere in relazione questi dati e per valutare appunto le potenzialità dell'analisi voltammetrica. Perché proprio la voltammetria? Perché la voltammetria è una tecnica rapida, una tecnica veloce che, pensate, per acquisire un voltammogramma servono poche decine di secondi ed è una tecnica analitica che nasce proprio per lo studio dei sistemi redox. In questa slide inquadro un attimino quella che è la voltammetria ciclica. In che cosa consiste l'analisi voltammetrica? Consiste nel prendere un piccolo volume di campione, circa 20 ml, questo campione viene collocato in una ampolla di vetro all'interno della quale ci sono 3 elettrodi. Questi elettrodi sono in grado di imporre, di applicare un potenziale al nostro campione, un potenziale che varia linearmente nel tempo. Si parla di scansione triangolare di potenziale, nel senso che inizialmente il potenziale viene aumentato da un valore iniziale a un valore massimo, dopodiché si ritorna al valore iniziale, diciamo così, nella direzione opposta. Quindi il potenziale viene ridotto nuovamente al valore iniziale. Che cosa succede alla nostra soluzione? Diciamo che nel momento in cui nella soluzione ci sono delle sostanze che possono andare incontro a ossidazione, tipicamente questo è il voltammogramma di una soluzione di catechina, ad esempio, tipicamente le sostanze fenoliche, noi registriamo nella parte alta del tracciato un picco che corrisponde all'ossidazione della catechina al corrispondente chinone. Successivamente, quando il potenziale ritorna al valore iniziale, il chinone si riduce nuovamente originando la specie di origine. In questo caso è il caso più semplice di una reazione redox reversibile. Se vogliamo passare a un vino, quindi qualcosa di più complesso, e vogliamo aumentare, diciamo così, il range di potenziale, vedete prima andavamo fino a circa 600 mV, adesso andiamo a 1200-1300 mV, quello che vediamo è il seguente risultato. Abbiamo un primo picco nella parte alta del tracciato che si chiama tracciato anodico, che corrisponde all'ossidazione delle funzioni fenoliche più facilmente ossidabili, quindi gli ortodifenoli. Successivamente, a potenziali più alti, si ossidano anche altre funzioni, sempre legate alla componente fenolica, che sono diciamo, i cosiddetti anelli A dei tannini, strutture più difficili da ossidare che quindi richiedono dei potenziali maggiori. Come cambia il voltammogramma di un vino in seguito ai diversi trattamenti o in seguito, diciamo così, alla conservazione? Ci sono delle tecniche enologiche, come ad esempio l'aggiunta di anidride solforosa, la presenza di acetaldeide, la formazione di acetaldeide o l'ossidazione, che sono in grado di modificare il voltammogramma di una qualsiasi sostanza fenolica, quindi anche di un vino. L'anidride solforosa, ad esempio, una solfitazione, è in grado di aumentare il tracciato anodico delle sostanze fenoliche, quindi se confrontiamo, in questo caso è una soluzione di catechina, ma potremmo fare, vedremo, lo stesso discorso parlando di un vino, se il tracciato nero è il tracciato che corrisponde alla nostra catechina tal quale, nel momento in cui in soluzione noi aggiungiamo della solforosa, assistiamo a un'impennata della curva della parte alta del tracciato. Perché si ha questa impennata? Perché l'anidride solforosa reagisce con i chinoni, li trasforma, li riduce nuovamente a polifenoli e quindi
è come se ci fosse un incremento della concentrazione di polifenoli presenti in soluzione, quindi la catechina che viene, il chinone della catechina che viene nuovamente ridotto viene di nuovo ossidato e la voltammetria in questo modo individua come se ci fosse una maggior concentrazione di polifenoli in soluzione. Effetto contrario, ecco qui vediamo lo stesso effetto su un vino, il tracciato rosso è il tracciato del vino tal quale, il tracciato nero è il tracciato del vino solfitato. Vedete che il tracciato si alza praticamente, la parte alta del tracciato è più alta. Nel momento in cui aggiungiamo dell'acetaldeide o si origina qualche cosa nella soluzione che consuma SO2, quindi ad esempio un'ossidazione, una formazione di acetaldeide, vediamo che il tracciato voltammetrico si abbassa nuovamente. Vedremo che anche l'ossidazione determina una modificazione a carico del voltammogramma. Ma lo vedremo, vi farò vedere degli esempi mirati sui dati Oxyles. La voltammetria quindi può essere uno strumento utile per la misura, abbiamo detto, rapida, molto rapida, dello stato di ossidazione di un vino. Entriamo adesso nel vivo dei dati Oxyles, vi farò vedere una serie di, per motivi di tempo non riusciamo ovviamente a farvi vedere tutto il dataset che abbiamo a disposizione, ma una selezione di dati che ci permetteranno di capire quello che la voltammetria può fare sia, diciamo così, come tecnica analitica tal quale, sia di integrazione di tutti i parametri di cui ci ha già ben esposto la dottoressa Borghini. Parto proprio da un dataset che Francesca ci ha appena fatto vedere, sono le 3 basi spumanti dell'anno 2020. Mi ricollego quindi a questo diagramma e a queste distanze fattoriali che ci ha già ben illustrato la dottoressa Borghini per spiegarvi un pochino quello che è stato il risultato sugli stessi campioni dell'analisi voltammetrica. Allora, la dottoressa Borghini ci ha giustamente spiegato che dal punto di vista delle analisi chimiche i diversi campioni, che sono l'SG03 ottenuto mediante pressatura più carbone, l'SG04 e l'SG02, entrambi ottenuti tramite sgrondatore, si clusterizzano, si raggruppano in base alle analisi chimiche in un determinato modo. E cioè, nella parte inferiore del grafico abbiamo tutti i controlli, nella parte superiore del grafico abbiamo le tesi trattate con acqua ossigenata. I campioni SG03 sono risultati i meno reattivi al trattamento con acqua ossigenata, SG04 e SG02 sono risultati più reattivi, più suscettibili all'ossidazione in virtù della maggior quantità, del maggior contenuto di sostanze fenoliche. La voltammetria che indicazioni ci dà da questo punto di vista? Se noi cerchiamo di condurre la stessa elaborazione statistica basandoci sul dato voltammetrico, troviamo un risultato che sostanzialmente è analogo, e cioè questo. Anche in questo caso, lungo la direzione orizzontale, noi riusciamo a clusterizzare, a raggruppare le diverse tipologie di vino, SG03, 04 e 02. Nella direzione invece verticale distinguiamo i campioni tal quali dei 3 vini da quelli invece trattati con acqua ossigenata. Anche in questo caso, andando a vedere le distanze fattoriali, vediamo che il campione SG03 è quello che ha subito di meno gli effetti dell'aggiunta di acqua ossigenata, l'SG04 e l'SG02 invece sono quelli che hanno subito di più questo tipo di trattamento. Quindi sono quelli che sono risultati potenzialmente più ossidabili. Quindi la voltammetria in questo caso ci ha consentito di ottenere la stessa tipologia di valutazione che ci hanno consentito di ottenere le analisi chimiche. Quindi i risultati voltammetrici sono in linea con i risultati delle analisi chimiche. Del resto anche l'applicazione della voltammetria, vi dicevo prima, tal quale, quindi senza necessità di elaborazioni statistiche, consente di stimare l'ossidabilità, il livello di ossidazione di un vino. Quindi qui vediamo in questo grafico, ad esempio, come nel caso dei campioni SG03 in particolare, sia possibile
dal semplice confronto dei tracciati voltammetrici, in particolare della parte anodica, quindi della parte superiore del grafico, sia possibile stabilire se un vino, diciamo, l'ossidazione di questi vini. Quindi qui sopra abbiamo i 4 campioni SG03 tal quali, in nero, mentre vediamo che l'aggiunta di acqua ossigenata determina una diminuzione dell'intensità della curva anodica del tracciato. Quindi anche in questo caso la voltammetria ci consente di discriminare tra i campioni tal quali e i campioni ossidati. Andiamo un po' più nel dettaglio. Abbiamo visto prima con la dottoressa Borghini e col dottor Puleo che di questi campioni, e passo al grafico successivo, questi campioni sono stati, dopo la vinificazione, trattati con modalità diverse. Un campione è stato mantenuto tal quale, dopodiché c'è stato un trattamento con chitosano, un trattamento con caseinato potassico e un trattamento mediante sosta prolungata a freddo. Come si relaziona la voltammetria in base a questi trattamenti? Beh, vediamo che rispetto al tracciato del campione tal quale, prendo in considerazione sempre solo il tracciato anodico, l'aggiunta di chitosano ha determinato un abbassamento del tracciato anodico, quindi potenzialmente una diminuzione di ossidabilità. A cosa è dovuta questa diminuzione di ossidabilità? Al fatto che il chitosano è in grado di assorbire probabilmente alcune delle frazioni fenoliche più instabili. Analogo risultato, anche se meno evidente, l'aggiunta di caseinato potassico. Anche in questo caso il voltammogramma si abbassa, soprattutto in corrispondenza del primo picco anodico, lo vediamo qui. L'effetto del freddo, anche in questo caso, il voltammogramma si colloca a un valore che è prossimo, vedete, va quasi a sovrapporsi a quello al tracciato ottenuto mediante aggiunta di chitosano. Perché questo? Probabilmente perché questa sosta prolungata a freddo, questa è un'ipotesi che si può fare, ha determinato una maggior dissoluzione di ossigeno che ha portato a un'evoluzione più rapida, in questo caso a un maggior consumo della componente fenolica. Diciamo che un'altra volta questi andamenti nelle curve voltammetriche sono abbastanza in linea con, anzi sono decisamente in linea con alcune delle variabili analitiche analizzate, in particolare con alcuni dei composti fenolici più facilmente ossidabili, l'acido caffeico, l'acido gallico, ma soprattutto l'acido caffeiltartarico. Come possiamo vedere, passando dal tal quale l'abbassamento, l'abbattimento più grosso di questi composti si osserva per il campione trattato con chitosano e il campione trattato a freddo, mentre il caseinato presenta un andamento intermedio, del tutto in linea con il dato voltammetrico. Quindi anche in questo caso la voltammetria ci dà un'informazione che è in linea con quella degli altri parametri chimici. Questo, diciamo così, per quanto riguarda i vini bianchi. Vediamo cosa è successo nei vini rossi. Allora, ragioniamo inizialmente sempre in termini di confronto tra curve voltammetriche. Qui ho preso due dei campioni di cui ci ha parlato prima il dottor Puleo e la dottoressa Borghini, in particolare il campione, il vino rosso C97, che ha una struttura e un grado alcolico maggiore, e un campione, il suo corrispondente meno strutturato, che è il campione C103. Allora, vediamo nel primo che cosa succede. Abbiamo visto che qui i trattamenti che sono stati fatti su questi vini sono un'aggiunta di tannino, una microossigenazione e un affinamento su fece. In questo caso, nel campione più strutturato, vediamo che sostanzialmente l'impiego di tannino determina un innalzamento del tracciato anodico dovuto all'aggiunta del tannino stesso, quindi a una maggior ricchezza fenolica conferita al vino. La microossigenazione in questo caso determina un leggero aumento del tracciato anodico perché probabilmente in questo caso la microossigenazione contribuisce a strutturare il nostro prodotto, quindi gli dà una maggior complessità fenolica, l'obiettivo della microossigenazione sappiamo che è anche questo, e quindi abbiamo un leggero innalzamento della curva anodica, mentre l'affinamento su fece non determina modificazioni a carico del voltammogramma. Che cosa succede invece nel vino meno strutturato? Ancora una volta il tannino aggiunto determina un innalzamento del tracciato voltammetrico. Vedete, si va quasi a livelli paragonabili all'effetto del tannino sul vino più strutturato. Questa volta però le fece e la microossigenazione determinano
un abbassamento del voltammogramma. Abbassamento del voltammogramma che presumibilmente può essere dovuto al fatto che questo vino è meno strutturato, quindi è meno, diciamo così, adatto a, diciamo così, alla longevità. Se andiamo a confrontare questi risultati con i risultati analitici, troviamo sostanzialmente un'analogia anche questa volta, quindi voltammetria e analisi chimiche anche in questo caso corrispondono. La corrispondenza in questo caso è dovuta anche al fatto che la voltammetria, come vediamo, riesce a discriminare in tempo rapido la differenza strutturale tra i due vini, ma riesce anche a discriminare gli effetti del trattamento. Allora, nell'ambito Oxyles siamo riusciti a fare anche qualcosa di più per i vini rossi, qualcosa di più rispetto a questo, perché il database di cui che avevamo a disposizione era un po' più ampio. In particolare abbiamo lavorato su alcuni vini disponibili, messi a disposizione da Isvea, vini che ci ha descritto già prima la dottoressa Borghini, una serie di vini sangiovese, blend base sangiovese più qualche altra varietà, che sono stati sottoposti a 3 trattamenti diversi, quindi un trattamento con acqua ossigenata, un campione di controllo e un trattamento, diciamo così, di conservazione a temperatura variabile. In questo caso siamo andati a cercare, attraverso un tipo di analisi statistica multivariata particolare che si chiama analisi PLS, le correlazioni fra i parametri chimici, parametri analitici determinati da Isvea, e il profilo voltammetrico. E abbiamo trovato che alcune variabili, qui ve ne mostro alcune, si correlano molto bene al voltammogramma o a parti di voltammogramma. Qui vediamo ad esempio la correlazione che c'è tra la risposta voltammetrica e alcune di queste variabili che sono ad esempio l'acido glutationil-caftarico, l'indice di antociani monomeri, l'indice di complessi antociano-tannino, la solforosa totale, l'intensità del colore, la tonalità. In virtù di questa elevata, vedete, correlazione tra voltammogramma e dati analitici è stato possibile, attraverso la creazione di un modello matematico, quindi di un'equazione matematica, utilizzare la voltammetria per stimare le analisi chimiche rientranti in questo modello. Quindi siamo andati a utilizzare queste variabili chimiche stimate per descrivere la nostra popolazione campionaria. Allora, inizialmente vi faccio vedere come l'analisi chimica da sola è in grado di descrivere i nostri 75 vini. Allora, utilizzando questa tecnica, si chiama PCA, questa analisi statistica, abbiamo stabilito che il nostro database di 75 campioni si raggruppa in 3 grossi blocchi, che qui ho evidenziato con colori diversi. Allora, che differenza c'è fra questi vini? Diciamo che i campioni del gruppo rosso sono quelli che presentano una maggiore intensità del colore, un maggior contenuto in antociani monomeri e un maggior indice di complessi antociano-tannino. I campioni invece del blocco nero e una parte di questo blocco azzurro sono i vini che presentano una maggiore intensità colorante, mentre i campioni del blocco blu sono quelli che presentano maggior contenuto in tannini e in quercetina. Questa è la descrizione del nostro sistema attraverso le variabili analitiche reali. Nel momento in cui, ma vi ho detto qualche minuto fa che attraverso la voltammetria è stato possibile stimare delle nuove variabili che sono delle variabili non più reali ma stimate, predette attraverso la voltammetria. Quindi diciamo una estensione della voltammetria attraverso questo modello matematico. Quindi in sostanza questo modello matematico rispetto a quelle che sono le variabili reali, come valuta i campioni? Vedete che li valuta esattamente allo stesso modo. Abbiamo sempre i nostri 3 gruppi di vini, il gruppo rosso, il gruppo nero e il gruppo azzurro. Il gruppo rosso, queste sono variabili non più reali, ma variabili stimate attraverso il voltammogramma e attraverso questo modello matematico. Quindi abbiamo
il gruppo rosso, maggior contenuto in antociani, colore e maggior indice di complessi antociano-tannino. Gruppo nero e una parte del gruppo azzurro, tonalità più elevata. Gruppo azzurro, maggior contenuto di quercetina e tannini totali. Quindi anche in questo caso la risposta voltammetrica è in linea con la risposta delle analisi chimiche. Anche in questo caso abbiamo calcolato le distanze fattoriali. I campioni del blocco rosso sono varietà diverse dal Sangiovese. Scusatemi, abbiamo calcolato le distanze fattoriali tra campioni, se vi ricordate, ossidati, trattati con acqua ossigenata, e campioni controllo, perché se vi ricordate in questo database i vini erano stati sottoposti a trattamenti diversi, tra cui uno con acqua ossigenata. Quindi i campioni del blocco rosso, che sono quelli che hanno le distanze fattoriali più basse, sono quelli che hanno subito di meno il trattamento di ossidazione. A metà strada troviamo i blend e nella parte finale diciamo, quelli con le distanze fattoriali maggiori sono alcuni, non tutti, alcuni sangiovesi. Quindi anche in questo caso la voltammetria ha consentito una stima in linea con il dato analitico della potenziale ossidabilità dei nostri campioni. Quindi in conclusione, come si può applicare la voltammetria allo studio dell'ossidabilità dei vini e alla valutazione pratica dell'ossidabilità? Una valutazione, diciamo così, che può essere condotta già nell'immediato è quella del confronto fra le curve voltammetriche. Abbiamo visto che le curve voltammetriche, come cambia la curva voltammetrica può aiutarci a stimare l'ossidabilità, se c'è stata un'ossidazione, può consentirci di stimare come il voltammogramma cambia nel tempo e di trarre delle conclusioni, e può consentirci di stimare gli effetti di diversi trattamenti. In questo caso la voltammetria si integra bene a tutte le altre variabili chimiche che ci ha illustrato la dottoressa Borghini, per esempio. Quindi vedete elencate alcune. Sono indici semplici che riescono a complementare, diciamo così, la risposta voltammetrica. Un impiego invece potenziale da sviluppare in futuro è quello di utilizzare la voltammetria in virtù della sua elevata rapidità di risposta attraverso l'impiego di tecniche statistiche multivariate per creare dei modelli predittivi che ci consentano di stimare le variabili analitiche che ben si correlano col profilo voltammetrico dal solo voltammogramma. Ecco, io ho concluso, ringrazio tutte le persone che hanno partecipato e con cui ho avuto il piacere di collaborare per il progetto Oxiles, e tutti i colleghi dell'Università di Udine che mi hanno dato una mano in questa attività, e anche voi tutti per l'attenzione. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti fino ad ora, a Fabio e a Marco per la presentazione del progetto della cantina, e a Francesca e al professor Comuzzo, che ha fatto una presentazione estremamente interessante, ci ha fatto vedere le potenzialità sia attuali che future dell'applicazione della voltammetria, estremamente interessante. E dopo queste presentazioni io cerco di togliere un po' di carne dal fuoco, nel senso che andiamo a concentrarci un po' più centralmente sulla valutazione delle prove condotte dalla cantina, guardando qual è stata, attraverso l'evoluzione dei controlli che sono maturati nel corso del progetto, quindi soprattutto per le prime prove che sono ormai giunte a conclusione definitiva, anche delle verifiche analitiche diciamo un po' più approfondite e chiarificatrici. Un chiarimento apparentemente banale ma indispensabile: distinguiamo bene tra ossidabilità e stato di ossidazione effettiva, attuale, puntuale. Devono essere valutati separatamente per avere ovviamente chiaro il quadro della situazione. Come sappiamo bene, lo stato di ossidazione può essere misurato con diverse tecniche che possono essere
elettropotenziometriche, il potenziale redox, cromatiche, chimiche, naturalmente con la misura dell'ossigeno disciolto, della solforosa, delle aldeidi, dei marker aromatici di ossidazione, ma ovviamente sempre con dei riferimenti, quindi con funzione in maniera relativa, nonché ovviamente anche in termini di profilo sensoriale con cui siamo abituati a valutare quotidianamente il grado di evoluzione ossidativa di un vino. L'ossidabilità invece è la propensione di un vino ad ossidarsi e in qualche modo anche la valutazione quantitativa di quanto potrebbe deteriorarsi con un'ossidazione. Poi teniamo in conto anche il fatto che ordinariamente e a parità di altre condizioni un vino più è ossidabile e tendenzialmente è meno ossidato, nel senso che col progredire dell'ossidazione ovviamente parte delle sostanze ossidabili non vengono più a essere disponibili per la trasformazione. A cosa può servire la valutazione preventiva dell'attitudine di un vino a ossidarsi? Come ha detto il professor Comuzzo già molto chiaramente, può risultare utile per valutare, come nel caso del progetto Oxiles, gli effetti di pratiche vitivinicole, quindi di raccolta, di chiarifica, di trattamenti post-fermentativi, ma anche per programmare eventuali trattamenti stabilizzanti, trattamenti protettivi, per effettuare delle selezioni di prodotti da destinare a particolari lavorazioni, per verificare che le aggiunte e le pratiche in preimbottigliamento siano commisurate allo stato del prodotto, oltre che per traguardare in generale la longevità del vino. Dunque, come abbiamo visto, la valutazione della sensibilità all'ossidazione è correlata direttamente o inversamente al tenore di alcune molecole, generalmente afferenti al pool polifenolico, catechine, flavani, tannini pigmentati, addirittura al rapporto EH che, come ha molto chiaramente spiegato la dottoressa Borghini, è il rapporto fra diversi gruppi di molecole del pool fenolico che risultano rispettivamente facilmente o più difficilmente ossidabili. Questa chiaramente è un'analisi che richiede della strumentazione estremamente sofisticata e delle competenze molto approfondite. Per semplificare, l'attività sperimentale ci ha permesso di individuare tra i test messi alla prova quello maggiormente efficace è risultato l'addizione di perossido di idrogeno al campione, le cui conseguenze si valutano come modifiche indotte al profilo cromatico e alcune specie fenoliche. Il profilo cromatico espresso come spazio del colore CIELAB risulta in maniera un po' inattesa estremamente utile e funzionale alla valutazione di tantissimi fenomeni collegati alla stabilità e all'evoluzione del vino, come abbiamo visto anche in passato. In ogni caso anche altre variabili possono fornire importanti informazioni. Abbiamo visto in particolare poco fa il profilo voltammetrico, che come avete capito è una tecnica ancora in grande sviluppo, che quindi troverà ancora molto da ulteriormente crescere e da sviluppare, ma che comunque è una tecnica che richiede a sua volta specifiche competenze e per il momento è sicuramente estremamente funzionale, soprattutto se utilizzata, diciamo, in combinazione e in complemento ad altri tipi di misura. Vediamo adesso proprio i risultati analitici, li vediamo un pochino più nel dettaglio dopo aver visto le elaborazioni, diciamo, del complesso dei dati volte soprattutto a validare appunto tecniche di valutazione, test eccetera. Vediamo alcuni risultati più nel dettaglio delle prove effettuate. Risultati sia delle analisi chimiche che ovviamente delle valutazioni sensoriali
condotte da un panel di esperti. Cominciamo dai vini rossi del 2019, tenendo conto in ogni caso che stiamo discutendo appunto di risultati specificatamente riferiti a delle prove che quindi riguardano un determinato contesto vitivinicolo, determinate annate, eccetera. Non necessariamente possono essere ipso facto generalizzabili urbi et orbi, diciamo. Dalla valutazione sensoriale dei vini rossi del 19 è scaturito un ordinamento che ricalca quasi esattamente il loro contenuto in tannini. Ovviamente non è un caso, abbiamo parlato di polifenoli fino ad ora, non è difficile dedurre che i tannini di questi sangiovesi siano facilmente ossidabili, così come capita spesso in diversi comprensori per questa varietà. Andiamo avanti se ci riusciamo. Ecco, l'elaborazione del punteggio elaborato con l'analisi della varianza multifattoriale è emerso che poi i trattamenti applicati successivamente migliorano l'aspetto ossidativo in maniera statisticamente significativa, ma non in maniera omogenea per tutti i trattamenti su tutte le prove. Infatti troviamo che anche l'interazione fra matrice e trattamenti è altamente significativa. In generale si riscontra che tutte le prove effettuate hanno tendenzialmente degli effetti di protezione sui vini meno strutturati e di minor grado alcolico, laddove invece sono proprio i vini, i sangiovesi, maggiormente concentrati e strutturati che diciamo soffrono in qualche modo della probabile insufficienza dell'entità del trattamento. Questa è la spiegazione che verrebbe più facilmente da dare, in particolare con dei prodotti come le fecce, come il tannino. I prodotti più strutturati non riescono a preservare uno stato di protezione dall'ossidazione e quindi manifestano un carattere ossidato alla valutazione sensoriale. Poi c'è anche un campione dove abbiamo un effetto indesiderato dalla microossigenazione e lì probabilmente bisogna andare ad analizzare più approfonditamente il profilo fenolico per spiegare il perché, ma sappiamo perfettamente che sulla microossigenazione ci sono sempre molte domande che rimangono senza risposta. Andiamo a vedere ora le basi spumante partendo dall'anno 2019 e siamo proprio alle prime fasi del progetto. Le basi di Sangiovese furono vinificate in bianco o leggermente rosato da destinarsi a spumantizzazione. Sapete già come sono state diversificate le condizioni di raccolta, di trasporto delle uve, di contatto con le vinacce, di pressatura e così via. Fra tutte queste prove che vediamo qui riportate nel grafico come valutazione sensoriale dell'ossidazione del prodotto e della qualità sensoriale globale, tra queste la macerazione pellicolare si è rivelata diciamo quella più negativa per il conferimento di una spiccata ossidabilità al vino e corrispondentemente anche come vedete una qualità inferiore, e questo in maniera diciamo statisticamente significativa all'analisi della varianza. Quello che è scaturito da una più approfondita analisi del profilo aromatico di questi campioni rivela che nel corrispondente campione appunto di base sottoposta a macerazione prefermentativa sono presenti elevati tenori di quelli che ormai conosciamo bene per essere dei marker di invecchiamento ossidativo, cioè il TDN e il vitispirano. TDN che sappiamo bene essere anche un aroma caratteristico soprattutto del Riesling e di altri vini bianchi, ma comunque ha questa funzione perché nel corso dell'invecchiamento del vino tende
quasi invariabilmente ad aumentare, soprattutto se il vino è sottoposto a una non perfetta protezione dall'ossigenazione. È facile immaginare che i precursori sia del TDN che del vitispirano siano stati estratti più fattivamente, scusate, nel corso della macerazione prefermentativa. I due grafici che vedete sono espressi in unità di misura diverse perché del vitispirano non disponiamo purtroppo dello standard e quindi non siamo in grado di esprimerlo in maniera quantitativa esatta, mentre il TDN è espresso direttamente in unità olfattive, quindi vediamo che dopo circa un anno di vita dell'SG 02, se ricordo bene, comunque quello sottoposto a macerazione prefermentativa, abbiamo un tenore di TDN pari a circa 100 volte la sua soglia di percezione sensoriale. Questo è una chicca, diciamo una sorpresina, perché per qualcuno potrà risultare una sorpresa, ma nei campioni delle basi di Sangiovese sono stati rinvenuti vari tioli funzionali ad una concentrazione sensorialmente significativa, ovvero sia in quantità superiore alla rispettiva soglia di percezione, non molto superiore, come vedete. Qui siamo in una zona che va tra 1 e 10, quindi in qualche modo anche non facilmente riconoscibili anche a un naso esperto, ma comunque senz'altro effettivi da un punto di vista aromatico che fanno un po' di lavoro e hanno un po' di ruolo, diciamo così. Tra queste molecole, in particolare forse la più apprezzata dal punto di vista tiolico è il 4-metilmercaptopentanone, cioè l'ultima sulla destra, e nuovamente la vediamo più scarsa nel campione sottoposto a macerazione prefermentativa, più abbondante al campione elaborato con carbone. Questo ci fa pensare che a sua volta come dire, risenta della gestione dell'ossidazione del vino. Tra tutte le pratiche di estrazione del mosto che abbiamo visto, ne abbiamo già parlato in precedenza, lo sgrondatore, che a volte viene considerato una macchina un po' poco rispettosa della materia prima, fa invece segnare un buon livello di qualità. La vinificazione con carbone poi, sebbene sia associata a un generale detrimento del profilo aromatico, induce una molto evidente abbattimento dell'ossidabilità e in questo termine probabilmente da classificare diciamo in pole position tra le operazioni da mettere in conto per la produzione di una base, diciamo, di livello standard, ecco. Con una tecnica un po' arbitraria, interpolando, sono circa 170 molecole rilevate del profilo aromatico, ciascuna valutata per la propria attività sensoriale, quindi rapportata con la sua soglia di percezione, attribuendo loro un descrittore, diciamo quello principale attribuito alla molecola, e poi sommando le attività olfattive delle molecole che hanno il descrittore in comune, quindi un'operazione arbitraria e complicata, ma spesso e volentieri efficace, soprattutto per confronti fra campioni delle stesse caratteristiche, si mette bene in evidenza l'aspetto appena commentato sul carbone. Questa infatti evidenzia valori di attività olfattive tendenzialmente inferiori per tutti i descrittori considerati negativi, in particolare l'ossidazione, ma anche l'animale, il dolciastro e così via. Purtroppo naturalmente anche sui descrittori positivi esercita un effetto detrimente, in particolare in questo modo sullo speziato e nel dettaglio su alcuni esteri, con particolare attenzione per quelli di
di acidi ramificati, che sono sicuramente un contributo interessante per il profilo sensoriale, e quindi diciamo un compromesso tra massima limitazione dell'ossidazione, ma anche un certo diciamo detrimento della potenzialità aromatica del vino, anche se non interferisce, come abbiamo visto, su quella che è la nota fondamentale di queste basi, cioè sul fruttato. Le ultime prove, quelle del 2020, che ovviamente a questo punto sono state elaborate in maniera più approfondita dal punto di vista dei test di ossidabilità sviluppati nel frattempo, nuovamente si vede che l'utilizzo del carbone ha determinato un significativo decremento della propensione all'ossidazione, cosa che come vediamo è anche suffragata dai test analitici sia diretti sul vino, come l'indice di catechine misurato come indice di paradimetilamminocinamaldeide, sia con il test di attacco con acqua ossigenata misurato come variazione delle coordinate cromatiche CIELAB, come ha spiegato perfettamente Francesca in precedenza. Ecco, la correlazione con poi la percezione dell'ossidazione delle prove alla fine della loro elaborazione risulta abbastanza evidente. Peraltro, corrispondentemente, la valutazione sensoriale della qualità globale del vino non ha dato invece delle differenze significative. Ecco, i trattamenti applicati poi in fase post-fermentativa, come abbiamo visto, come ha elencato perfettamente Marco, chitosano, il casenato di potassio, l'esposizione di un mese al freddo, non sembrano avere significativamente migliorato la qualità dei prodotti. Anzi, al contrario, e in questo caso abbiamo una significatività molto alta dell'analisi della varianza, per quanto siano pochi campioni, questo comunque ci dà delle indicazioni operativamente applicabili. Il freddo in particolare ha leggermente peggiorato la valutazione sensoriale dei prodotti. Questo ovviamente potrebbe essere messo in collegamento con una possibile aumentata solubilità dell'ossigeno durante quel mese di basse temperature. Bene, dopo questa sintesi conclusiva un po' disordinata, ma comunque credo abbastanza finalizzata, vi ringrazio tutti per l'attenzione e naturalmente restiamo a disposizione per tutte le domande che intenderete porci. Grazie e buona giornata.